Ma tu sei marocchino? Ma come io sono giapponese allora? Qui papà Indonesia. Indonesia? Indonesia papà. Però mamma marocchina. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. La Medina qua Marrakesh. a Marrakesh non è la Medina di Fez, è molto più piccolina, visitabile secondo noi anche senza la guida. Sì. Non c'è migliaia di stradine che ci sono a Fez. Meno labirintosa. Sì. È più turistica, almeno vediamo tanti più turisti, poi magari dipenderà dal periodo. Abituati, ma a noi sembra quasi rischiare la vita ogni minuto, passano qualsiasi cosa, somari, muli, cavalli, motorini. Sì, bisogna fare attenzione un po' a tutto. Eccoci qua. Al centro della Medina di Marrakesh si trova la Medersa, scuola coranica. Scuola coranica per i non residenti, non più utilizzata, è comunque uno spettacolo. Aveva 132 stanze per gli studenti. Gli studenti che naturalmente non abitavano, sì, non residenti. Non residenti, adesso magari 2 secondi ne facciamo vedere una. Ecco le stanze, si vede, spero che si veda. Davvero piccoline. Avevano un letto e... però c'è tutto. necessario, insomma. Il bagno sarà da qualche parte qua. Le stanze non sono tutte uguali, sono decorate in modo diverso, alcune hanno le finestre, alcune non ce l'hanno. Hanno il cortile interno, adesso piove anche. Come se fossero tutte delle piccole piazzette. Non so perché ce ne siano di quelle un po' più raffinate, un po' più belline, un po' più grandi e quelle invece un po' più piccolette. Una cosa che si nota nelle stanze è che da dentro non c'è la serratura, ma da fuori sì. Marrakesh è una città dalle 1000 facce. Se alla mattina è abbastanza vivibile, man mano che ti avvicini verso mezzogiorno diventa una città caotica. Poi con più passano le ore, con più si accumula gente, la piazza cambia letteralmente aspetto, esplode di rumori, colori, persone, tamburi. È veramente una città che cambia letteralmente volto dalla mattina alla sera. Sicuramente doveva essere un incontro di box, ma si capisce ben bene che è tutto sceneggiata, ma però è uno spettacolare, bello. Alla sera a Marrakesh non vi preoccupate di cercare da mangiare, perché tanto ci sono solo dei ristoranti che nascono dal nulla e vi acchiappano e vi buttano dentro. Non vi preoccupate, non prenotate da nessuna parte. Chiamata alla preghiera, si è fermato tutto. Non c'è più un tamburo che suona, non c'è più niente.
Lasciamo Marrakech per andare a visitare Essaouira, una città portuale balneare sulla costa atlantica del Marocco, molto molto turistica. Da lì andremo verso Agadir, dove cercheremo di stare il più vicino possibile alla costa, e poi, siccome le ferie ormai sono finite, ce ne torniamo verso casa. La strada che congiunge Marrakech e Essaouira è forse l'unica noiosa che abbiamo fatto. Lungo la strada ci sono migliaia di piante di argan, quelle famose per fare il famosissimo olio d'argan, e si trovano queste capre sugli alberi, ma sono messe lì apposta per fare le foto per i turisti, e la cosa secondo me è anche abbastanza triste. Allora arrivo ad Essaouira, all'inizio almeno qua si presenta un po' come se fossimo un paesino della riviera adriatica, tipo cesenatico, pulita, tutto molto pulito. Adesso vediamo un po' come ci accoglie. Giro nella Medina. Siamo in centro a Medina e abbiamo passato non so quanti negozi e quanti ristoranti, nessuno ci ha ancora detto nulla. Davvero un altro mondo, sembrano. Anche in questo caso tutti i vicoli sono pieni di negozietti che vendono più o meno le stesse cose. L'enorme differenza è che qua nessuno ti butta dentro, qua nessuno ti dice niente. Incredibile, 150 km di distanza è un modo di approcciare completamente differente. Con l'immancabile Tela Menta, vista sulla spiaggia di Essaouira? che si sta ritirando in mare, bassa marea. Stiamo percorrendo la strada lungo il mare tra Essaouira e Agadir. Questa è definitivamente proprio la zona dell'olio d'argan. Ci sono coltivazioni di argan a perdita d'occhio, però non abbiamo visto le capre sulle piante come si vede in certe foto, cioè o meno le abbiamo viste, ma sono piazzate apposta per i turisti per fare due foto, che le abbiamo fatte anche noi, ma sulle piante non ci vanno, sono capre pigre. Destra o sinistra? Sinistra. Siamo su una delle spiagge che va da Essaouira ad Agadir, patria dei surfisti. Abbiamo visto qualche struttura che ospitava surfisti. Adesso si vede poca gente in acqua, ma sicuramente non si rischia di litigare con il vicino d'ombrellone. Che bella che è questa qua, oh. Che bella pianta.
cazzo ci sono? Le capre sugli alberi! Le vere capre sugli alberi! Siamo stati smentiti dopo che cominciavamo a pensare che le capre sugli alberi erano solo una cosa da turisti. Le abbiamo viste. Chiaramente tutta un'altra cosa rispetto a quelle che mettono in posa plastica per farsi fare le foto, però insomma almeno sappiamo che esistono e non ci stanno prendendo per il culo. Quindi per chi viene in visita in Marocco, che sicuramente a Fes, a Meknès, a Marrakech vi proporranno di comprare l'argan ufficiale, tutto, io consiglio, se dovete passare anche di qua, di comprarlo qua, perché qua è la vera zona dell'argan e trovate anche proprio in mezzo alle coltivazioni le cooperative che effettivamente lo fanno, sicuramente è quello originale e sicuramente lo troverete al prezzo corretto. Un paesino molto particolare, sembra strutturato molto bene con parcheggio e tutto, ma non c'è nessuno, non c'è veramente nessuno. Probabilmente è un luogo turistico, ma turistico più locale che non magari europeo o così via. La spiaggia è enorme, però purtroppo non si riesce a vedere tutto, ma dall'alto abbiamo visto la spiaggia è veramente enorme. Dopo aver quindi visitato un po' di coste tra Essaouira ed Agadir, abbiamo deciso di girare la moto e riprendere la strada verso il nord e andare verso le cascate di Ouzod, dove passeremo la notte e andremo a visitare queste famosissime cascate. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Eccoci arrivati a Ouzod, dove abbiamo trovato l'immancabile offerta del motorino che stiamo seguendo, del miglior albergo e più vicino alle cascate che ci sia, quindi adesso andiamo a vedere. Cascate dell'Ouzod viste dall'alto. E lì, al basso. Però questo però è un posto molto frequentato anche da loro. Noi siamo capitati la domenica ed è veramente imballato. Dici imballato? Affollato. Affollato.
Il nostro viaggio in Marocco purtroppo termina qua. Abbiamo vissuto giorni veramente indimenticabili, abbiamo visto paesaggi estremi con cambi radicali tra una vegetazione rigorosa e dove c'era il deserto, quindi nessuna vegetazione, ma la cosa più importante è l'incontro con delle persone davvero speciali. Abbiamo visto una differenza di comportamento tra le città e le zone rurali, ma comunque sia ogni incontro è stato davvero una cosa particolare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi al canale. Il nostro prossimo video riguarderà Capo Nord, un viaggio che abbiamo appena concluso, e appena monterò i video, appena saranno pronti, comincerò a pubblicarli. E grazie a tutti quelli che si sono iscritti, che mi aiutano a far crescere il canale. Ciao ciao ciao!